Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Impara l'italiano ogni giorno. Sono qui con Sofia Martini, poliglotta e coach linguistica. Grazie dell'invito, Paolo. È un piacere essere qui oggi per parlare di un tema così importante. Sofia, molti dei nostri ascoltatori ci scrivono dicendo che iniziano con tanto entusiasmo a studiare una lingua, ma dopo qualche mese perdono la motivazione. È una situazione molto comune. La chiave è capire che la motivazione non è qualcosa di costante, ma va nutrita giorno dopo giorno. Mi piacerebbe sapere come gestisci personalmente questi momenti di calo motivazionale. Uso un metodo che chiamo i tre pilastri: obiettivi chiari, routine flessibile e connessione emotiva con la lingua. Interessante questo concetto di connessione emotiva. Puoi spiegare meglio cosa intendi? Si tratta di trovare elementi della cultura che ci appassionano veramente. Può essere la musica, il cinema, la cucina o lo sport. Quindi suggerisci di integrare questi interessi personali nel percorso di apprendimento? Esattamente. Per esempio, se ami cucinare, potresti seguire ricette nella lingua target o guardare programmi di cucina. E per quanto riguarda la gestione del tempo, molti faticano a mantenere un programma di studio regolare. Il segreto è essere realistici. È meglio studiare 20 minuti al giorno con costanza che 3 ore una volta alla settimana. Mi colpisce questa enfasi sulla regolarità piuttosto che sulla quantità. Sì, perché il cervello ha bisogno di esposizione costante per creare connessioni neurali durature. Parliamo anche degli strumenti. Quali consigli dai per organizzare le sessioni di studio? Raccomando di usare un diario di apprendimento e di programmare le sessioni come appuntamenti importanti. Come un appuntamento dal dentista o una riunione di lavoro? Proprio così. Dobbiamo dare la stessa priorità al nostro apprendimento linguistico che diamo ad altri impegni. E se qualcuno ha una giornata particolarmente impegnativa? In quei casi suggerisco di avere un piano B. Anche solo 5 minuti di ascolto mentre si fa altro possono mantenere vivo il contatto con la lingua. Questo approccio flessibile sembra molto più sostenibile nel lungo termine. Esattamente. L'obiettivo non è la perfezione, ma la costanza e il progresso graduale. Vorrei approfondire il discorso degli strumenti digitali. Come possiamo usare la tecnologia per mantenere la motivazione? La tecnologia può essere una grande alleata, ma va usata con criterio. Consiglio di scegliere massimo 2 o 3 app per non disperdersi. Hai notato differenze tra chi studia solo con libri tradizionali e chi integra strumenti digitali? Sì, chi usa un approccio misto tendenzialmente mantiene più alta la motivazione perché può variare le attività in base al proprio stato d'animo. Mi viene in mente il ruolo della comunità. Quanto è importante confrontarsi con altri studenti. È fondamentale, il supporto sociale può fare la differenza tra abbandonare e perseverare nei momenti difficili. Come suggerisci di trovare una comunità di apprendimento? Oltre ai gruppi social, consiglio di cercare eventi culturali locali o di partecipare a tandem linguistici online. Parliamo delle piccole vittorie quotidiane. Come possiamo celebrare i progressi? È importante tenere un diario dei successi, anche minimi, come capire una canzone o leggere un articolo senza dizionario. E quando ci si sente sopraffatti dalla quantità di cose da imparare? In quei momenti suggerisco di tornare agli obiettivi iniziali e di spezzettare il percorso in microobiettivi più gestibili. Mi piace questa idea di frammentare gli obiettivi. Puoi fare un esempio concreto? Invece di dire voglio parlare fluentemente, è meglio porsi obiettivi come questa settimana imparerò a leggere un ristorante. Questo ci riporta al concetto di obiettivi realistici di cui parlavi prima. Esattamente, e mi fa pensare a come possiamo usare la visualizzazione per mantenere viva la motivazione nel lungo termine. La visualizzazione mi incuriosisce questo aspetto. Si tratta di immaginare situazioni concrete in cui useremo la lingua come un viaggio futuro o una conversazione con un amico straniero.
Quindi suggerisci di creare un collegamento emotivo con questi obiettivi futuri? Precisamente questo ci porta a un altro aspetto interessante, il ruolo delle emozioni positive nell'apprendimento. In che modo le emozioni influenzano il nostro percorso di studio? Le emozioni positive rafforzano la memoria e rendono l'apprendimento più efficace. Per questo è importante creare un ambiente piacevole durante lo studio. Come possiamo creare questo ambiente positivo? Oltre all'ambiente fisico, è importante sviluppare un dialogo interno costruttivo. Dobbiamo essere i nostri primi sostenitori. Mi sembra un aspetto spesso sottovalutato. Sì, e questo ci porta a riflettere sul ruolo dell'autoconsapevolezza nel processo di apprendimento. Parlando di autoconsapevolezza, come possiamo usarla per migliorare il nostro approccio allo studio delle lingue? L'autoconsapevolezza ci aiuta a identificare i momenti della giornata in cui siamo più ricettivi e produttivi. Mi sembra un punto cruciale per organizzare meglio le sessioni di studio. Esatto, e ci permette anche di riconoscere quali metodi funzionano meglio per noi personalmente. Come possiamo sviluppare questa consapevolezza in modo pratico? Suggerisco di tenere un diario delle nostre sessioni di studio, notando non solo cosa studiamo, ma anche come ci sentiamo. Interessante questo aspetto emotivo. Come può influenzare la nostra routine? Se notiamo che siamo più concentrati la mattina, per esempio, possiamo pianificare le attività più impegnative in quelle ore. E per chi ha difficoltà a mantenere questa regolarità? È importante essere gentili con se stessi e vedere ogni giorno come una nuova opportunità, senza colpevolizzarsi per le interruzioni. Mi colpisce questo approccio compassionevole verso se stessi. Sì, la severità eccessiva può essere controproducente e minare la motivazione nel lungo termine. Come possiamo bilanciare disciplina e flessibilità? La chiave è creare una struttura di base, ma permettersi di adattarla alle circostanze quotidiane. Questo mi fa pensare al concetto di resilienza nell'apprendimento. La resilienza è fondamentale, specialmente quando affrontiamo sfide o plateaus nel nostro percorso. Come possiamo costruire questa resilienza giorno dopo giorno? Un modo efficace è celebrare i piccoli progressi e vedere gli errori come opportunità di apprendimento. Mi piace questa idea di trasformare gli ostacoli in opportunità. È proprio questo cambio di prospettiva che può fare la differenza nel lungo termine. Come possiamo mantenere questa mentalità positiva nei momenti di difficoltà? Una strategia è circondarsi di persone che condividono i nostri obiettivi linguistici. Quindi suggerisci di creare una rete di supporto. Esattamente, e questo mi porta a riflettere sul ruolo della condivisione delle esperienze nel processo di apprendimento. In che modo la condivisione delle esperienze può influenzare il nostro percorso di apprendimento? La condivisione ci permette di normalizzare le difficoltà e trovare soluzioni creative attraverso le esperienze degli altri. Mi viene in mente il concetto di mentoring. Che ruolo può avere? Il mentoring può essere prezioso, sia come mentore che come allievo, perché ci dà prospettive diverse sul processo di apprendimento. Come si può trovare un buon mentore linguistico? Oltre ai canali tradizionali, esistono piattaforme online specifiche per il language coaching e il mentoring linguistico. Quali caratteristiche dovremmo cercare in un mentore? È importante trovare qualcuno che non solo conosca bene la lingua, ma che sappia anche motivare e guidare nel processo di apprendimento. Mi pare di capire che il ruolo del mentore va oltre l'insegnamento puro. Assolutamente un buon mentore deve essere anche un facilitatore del processo di apprendimento autonomo. Come si può sfruttare al meglio questa relazione? È fondamentale stabilire obiettivi chiari e mantenere una comunicazione aperta sulle proprie aspettative e difficoltà. Parliamo dell'importanza del feedback in questo contesto. Il feedback costruttivo è essenziale, ma deve essere bilanciato tra incoraggiamento e correzione. Come si può gestire il feedback negativo senza perdere la motivazione? È utile vedere il feedback come uno strumento di crescita piuttosto che come una critica personale.
Mi sembra che questo richieda una certa maturità emotiva. Sì, e questo ci porta a considerare l'intelligenza emotiva nel processo di apprendimento linguistico. In che modo l'intelligenza emotiva influenza il nostro apprendimento? Ci aiuta a gestire le frustrazioni, celebrare i successi e mantenere una prospettiva equilibrata. Come possiamo sviluppare questa competenza? Un modo efficace è praticare la consapevolezza delle nostre reazioni emotive durante lo studio. Mi pare che questo si colleghi al concetto di mindfulness. Esatto, e la mindfulness può essere uno strumento potente per migliorare la qualità del nostro studio. Come si può integrare la mindfulness nella pratica linguistica? Questo ci porta a esplorare tecniche specifiche di apprendimento consapevole delle lingue. Parlando di tecniche di mindfulness nella pratica linguistica, hai degli esercizi specifici da suggerire? Un esercizio efficace è ascoltare un audio nella lingua target concentrandosi solo sulle sensazioni che provoca senza preoccuparsi di capire tutto. Mi sembra un approccio interessante per ridurre l'ansia da comprensione. Esatto, e aiuta anche a sviluppare una maggiore tolleranza all'ambiguità, che è fondamentale nell'apprendimento linguistico. Come possiamo applicare questo concetto alla pratica quotidiana? Possiamo dedicare i primi 5 minuti di ogni meeting in studio a un ascolto mindful senza prendere appunti o analizzare. Questo potrebbe aiutare anche a creare una routine più rilassata. Precisamente, e può diventare un rituale che segnala al cervello l'inizio del momento dedicato all'apprendimento. Mi viene in mente il concetto di flow state. Come si collega questo alla mindfulness? Il flow state è quello stato di immersione totale che si raggiunge quando siamo completamente assorbiti da un'attività piacevole. Come possiamo favorire questo stato durante lo studio delle lingue? È importante creare le condizioni giuste, un ambiente tranquillo, attività né troppo facili né troppo difficili e obiettivi chiari. Quindi suggerisci di prestare attenzione anche all'ambiente fisico. Assolutamente l'ambiente deve invitare alla concentrazione ma anche al relax, creando uno spazio mentale dedicato all'apprendimento. Come possiamo riconoscere quando siamo in questo stato di flow? Si nota quando perdiamo la cognizione del tempo e ci sentiamo completamente immersi nell'attività, senza distrazioni esterne. È interessante come questo stato possa influenzare l'apprendimento. Sì, perché in questo stato il cervello è più ricettivo e l'apprendimento diventa quasi naturale. Come possiamo mantenere questo stato una volta raggiunto? La chiave è eliminare le potenziali interruzioni e mantenere un livello di sfida appropriato. Mi pare di capire che la preparazione sia fondamentale. Esatto. E questo ci porta a esplorare come strutturare le sessioni di studio per massimizzare questi momenti di flow. Quali sono gli elementi chiave di questa strutturazione? Bisogna considerare il proprio ritmo naturale di energia e alternare attività passive e attive. Come si può trovare questo equilibrio nella pratica? La soluzione è sperimentare e osservare quando ci sentiamo più produttivi e coinvolti nelle diverse attività. Parlando di produttività e coinvolgimento, come possiamo misurare i nostri progressi in modo oggettivo? Un metodo efficace è registrare brevi video o audio di noi stessi che parliamo nella lingua target a intervalli regolari. Interessante questa idea della documentazione del percorso. Sì, e ci permette di notare miglioramenti che altrimenti potrebbero sfuggirci nella pratica quotidiana. Come suggerisci di organizzare questi momenti di autovalutazione? Consiglio di fare una registrazione mensile su un tema specifico, così da poter confrontare i progressi in modo più preciso. E per quanto riguarda la gestione delle aspettative durante questo processo? È fondamentale capire che il progresso non è lineare e ci saranno sempre alti e bassi nel percorso. Come si può mantenere l'equilibrio emotivo di fronte a questi alti e bassi? Un approccio utile è tenere un diario delle piccole vittorie quotidiane, non solo dei grandi traguardi. Mi piace l'idea di celebrare anche i piccoli successi.
Esatto, perché sono proprio questi piccoli passi che accumulandosi portano ai grandi cambiamenti. Come possiamo integrare questa pratica nella routine quotidiana? Si può dedicare qualche minuto alla fine di ogni sessione per annotare cosa abbiamo imparato o capito meglio. Questo tipo di riflessione può aiutare anche con la motivazione. Assolutamente, perché ci aiuta a vedere il progresso come un processo continuo piuttosto che come eventi isolati. Come possiamo utilizzare questa consapevolezza per migliorare il nostro metodo di studio? Osservando i pattern nei nostri successi, possiamo identificare quali approcci funzionano meglio per noi. Mi sembra che questo richieda una certa disciplina nell'osservazione. Sì, ma è una disciplina che ripaga enormemente in termini di efficacia dell'apprendimento. Come si può sviluppare questa disciplina senza renderla troppo pesante? Il segreto è iniziare con piccoli rituali quotidiani e costruire gradualmente da lì. Quali potrebbero essere alcuni esempi di questi rituali? Uno potrebbe essere dedicare 5 minuti ogni sera a riflettere su cosa abbiamo imparato durante la giornata. E come possiamo assicurarci di mantenere questa pratica nel tempo? La chiave è collegarla a un'attività che già facciamo regolarmente, come bere il caffè della sera o prepararsi per dormire. Mi interessa questo concetto di ancoraggio delle abitudini. Sì, e questo ci porta a esplorare come creare associazioni positive con lo studio delle lingue. Parlando di associazioni positive, come possiamo creare un legame emotivo più forte con la lingua che stiamo studiando? Un modo efficace è collegare lo studio a momenti piacevoli della giornata, come ascoltare podcast mentre facciamo una passeggiata. Quindi suggerisci di integrare l'apprendimento in attività che già ci danno piacere. Esattamente, questo crea un'associazione positiva che rende lo studio più sostenibile nel lungo periodo. Come possiamo applicare questo principio alla pratica della conversazione? Possiamo cercare partner linguistici che condividono i nostri interessi, così la conversazione diventa naturalmente più coinvolgente. Mi sembra un ottimo modo per rendere lo studio più autentico. Sì, e quando la conversazione è autentica, l'apprendimento diventa quasi un effetto collaterale piacevole. Come possiamo trovare questi partner linguistici compatibili? Oltre alle piattaforme di language exchange, si possono esplorare gruppi di interesse specifici nella lingua target. Questo approccio sembra molto più naturale dei tradizionali tandem linguistici. Infatti, perché si basa su interessi comuni reali invece che sul solo scambio linguistico. Come si può mantenere vivo questo tipo di scambio nel tempo? La chiave è costruire una vera relazione, andando oltre il semplice esercizio linguistico. Mi pare che questo richieda un certo investimento emotivo. Sì, ma è proprio questo investimento che rende l'apprendimento più significativo e duraturo. Come si può bilanciare questo aspetto sociale con lo studio individuale? È importante alternare momenti di interazione sociale con periodi di studio autonomo e riflessione. Quali sono i segnali che ci indicano quando è il momento di alternare? Bisogna ascoltare le proprie energie e riconoscere quando abbiamo bisogno di stimoli esterni o di concentrazione individuale. Come si può sviluppare questa sensibilità ai propri bisogni di apprendimento? Si tratta di praticare l'autoascolto e notare quali attività ci danno più energia e quali ce la tolgono. Questo mi fa pensare all'importanza del ritmo nell'apprendimento. Esatto, e questo ci porta a esplorare come sincronizzare il nostro studio con i ritmi naturali della nostra giornata. Come possiamo identificare questi ritmi naturali? La chiave è osservare quando ci sentiamo naturalmente più ricettivi e pronti per diverse tipologie di attività. Quindi parliamo di come identificare questi momenti ottimali nella giornata per lo studio delle lingue. Un metodo pratico è tenere un diario per una settimana, annotando il nostro livello di energia e concentrazione in diversi momenti. E come possiamo utilizzare queste informazioni in modo concreto? Una volta identificati i pattern, possiamo organizzare le attività più impegnative in momenti di maggiore energia. Mi sembra che questo approccio possa aiutare anche con la gestione del tempo.
Esatto, perché ci permette di sfruttare al meglio le ore che dedichiamo allo studio. Come suggerisci di strutturare queste sessioni di studio ottimali? Consiglio di dividere il tempo in blocchi di 25-30 minuti alternando diverse competenze linguistiche. Questo mi ricorda la tecnica del pomodoro. La consigli per lo studio delle lingue? Sì, è particolarmente efficace perché rispetta i cicli naturali di attenzione del cervello. Come si possono gestire le inevitabili interruzioni durante questi blocchi di studio? È importante creare un ambiente che minimizzi le distrazioni e comunicare ai familiari l'importanza di questi momenti dedicati. Quali strategie suggerisci per proteggere questi momenti di studio? Oltre a silenziare il telefono, consiglio di creare un rituale che segnali l'inizio della sessione di studio. Mi puoi fare un esempio concreto di questi rituali? Potrebbe essere preparare una tazza di tè, accendere una candela profumata o sistemare i materiali di studio in un certo modo. Come può questo tipo di routine influenzare la nostra motivazione? Questi rituali creano un'associazione positiva con lo studio e ci aiutano a entrare più facilmente nello stato mentale giusto. Mi viene da pensare al ruolo dell'ambiente fisico in tutto questo. L'ambiente è fondamentale, deve essere confortevole ma non troppo rilassante, organizzato ma personalizzato. Come possiamo creare questo ambiente ideale? Si può dedicare un angolo specifico della casa allo studio, personalizzandolo con elementi che ci ispirano nella lingua target. Quali elementi suggerisci di includere in questo spazio? Post-it con frasi motivazionali nella lingua target, una lavagna per appunti rapidi e magari qualche elemento culturale del paese. Mi sembra che questo approccio aiuti a creare una connessione più profonda con la lingua. Esattamente questa connessione emotiva è cruciale per mantenere viva la motivazione nel lungo periodo. Tornando al tema della connessione emotiva, come possiamo utilizzarla per superare i periodi di scarsa motivazione? La connessione emotiva ci aiuta a ricordare perché abbiamo iniziato questo percorso e dove vogliamo arrivare. Mi sembra che questo si colleghi al concetto di visualizzazione di cui parlavamo prima. Esatto, e possiamo rafforzare questa connessione creando una specie di mappa mentale dei nostri obiettivi linguistici. Come si può costruire questa mappa in modo pratico? Si parte identificando le situazioni concrete in cui vogliamo usare la lingua e poi si collegano a elementi culturali che ci appassionano. Quindi suggerisci di creare dei ponti tra i nostri interessi e gli obiettivi linguistici? Precisamente, e questo ci permette di mantenere vivo l'entusiasmo anche nei momenti più impegnativi. Come possiamo integrare questa strategia nella routine quotidiana? Un modo efficace è dedicare qualche minuto ogni mattina a rivedere i nostri obiettivi e visualizzare il nostro successo. Mi viene in mente il ruolo delle immagini mentali in questo processo. Le immagini mentali sono potentissime perché coinvolgono sia la parte emotiva che quella razionale del cervello. Come possiamo usare questa tecnica per rafforzare la nostra motivazione? Possiamo creare delle ancore visive come foto o oggetti che ci ricordano i nostri obiettivi linguistici. Mi puoi fare un esempio concreto di queste ancore? Potrebbe essere la foto di un luogo che vogliamo visitare o un oggetto tipico del paese di cui studiamo la lingua. Come si può evitare che queste ancore perdano il loro effetto nel tempo? È importante rinnovarle periodicamente e collegarle a nuove esperienze e obiettivi. Mi sembra che questo approccio richieda una certa creatività. La creatività è fondamentale perché ci permette di mantenere fresco e stimolante il processo di apprendimento. Come possiamo stimolare questa creatività nel nostro percorso di studio? Un modo interessante è utilizzare il gioco di ruolo, immaginando diverse situazioni in cui useremo la lingua. Questo mi fa pensare all'importanza dell'immaginazione nell'apprendimento. Esatto, l'immaginazione è un potente alleato che ci permette di creare connessioni più profonde con la lingua. Come possiamo sfruttare al meglio questa risorsa? Possiamo usarla per trasformare anche le attività più rutinarie in momenti di apprendimento significativo.
Mi interessa questo concetto di trasformazione delle attività routinarie. Puoi fare qualche esempio pratico? Per esempio, mentre facciamo la spesa possiamo immaginare di essere in un mercato del paese di cui studiamo la lingua. Quindi suggerisci di creare delle piccole immersioni quotidiane. Esattamente, e questo ci aiuta a mantenere un contatto costante con la lingua senza sentirlo come un peso. Come possiamo rendere queste immersioni più autentiche? Si possono utilizzare suoni, musica o podcast in sottofondo mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane. Mi sembra un modo interessante per aumentare l'esposizione alla lingua. Sì, e il bello è che possiamo adattare questa tecnica a qualsiasi momento della giornata. Come si può evitare che diventi una distrazione? La chiave è iniziare gradualmente, magari con periodi brevi di 10 o 15 minuti, e poi aumentare progressivamente. Mi viene in mente il concetto di multitasking linguistico. È importante però essere selettivi e scegliere momenti in cui il multitasking non comprometta altre attività importanti. Come possiamo identificare questi momenti ideali? Dobbiamo osservare la nostra routine e trovare quelle attività automatiche che non richiedono particolare concentrazione. Mi puoi fare qualche esempio di queste attività automate? Pensa a quando stiri, fai giardinaggio o ti alleni in palestra, te sono tutti momenti potenziali per l'apprendimento. Come possiamo strutturare questi momenti in modo efficace? È utile preparare in anticipo una playlist di contenuti adatti a diverse durate e livelli di attenzione. Mi sembra che questo richieda una buona organizzazione. Sì, ma una volta creata la struttura, diventa tutto molto più naturale e spontaneo. Come possiamo mantenere questa spontaneità nel tempo? Il segreto è variare spesso i contenuti e seguire i nostri interessi del momento. Questo mi fa pensare all'importanza della flessibilità nell'apprendimento. Esatto. La flessibilità ci permette di adattare il nostro studio alle diverse fasi della vita. Come possiamo sviluppare questa capacità di adattamento? Dobbiamo vedere ogni cambiamento nella nostra routine come un'opportunità per trovare nuovi modi di apprendere. Questa idea del cambiamento come opportunità è molto interessante. Come possiamo applicarla concretamente? Si può creare una lista di strategie alternative per diversi scenari, come studiare durante i viaggi o in periodi molto intensi. Mi viene in mente l'importanza di avere un piano B e magari anche un piano C. Esattamente, più siamo preparati ai cambiamenti, meno rischiamo di perdere la continuità nel nostro studio. Come si può mantenere questa continuità durante i periodi di transizione? È fondamentale avere degli ancoraggi fissi, come ascoltare un podcast mentre facciamo colazione. Quindi suggerisci di creare dei punti fermi nella nostra routine. Sì, questi punti fermi diventano come dei rituali che ci aiutano a mantenere il contatto con la lingua. Come possiamo rendere questi rituali più efficaci? La chiave è collegarli a momenti della giornata che difficilmente vengono saltati o modificati. Mi sembra che questo approccio possa aiutare anche con lo stress. Assolutamente avere questi momenti fissi riduce l'ansia da prestazione e ci dà un senso di controllo. Come possiamo gestire i giorni in cui proprio non riusciamo a rispettare questi rituali? È importante avere un approccio compassionevole e vedere questi momenti come parte naturale del percorso. Mi puoi spiegare meglio cosa intendi per approccio compassionevole? Significa accettare che ci saranno giorni difficili senza colpevolizzarci, mantenendo una visione di lungo periodo. Come si può mantenere questa prospettiva di lungo periodo? Un modo efficace è tenere un diario dei progressi che includa anche le difficoltà superate. Mi sembra che questo possa aiutare a costruire resilienza. Esatto, e la resilienza è fondamentale per mantenere la motivazione nel tempo. Come possiamo sviluppare questa resilienza linguistica? Un elemento chiave è vedere ogni ostacolo come un'opportunità di apprendimento e crescita. Questo mi fa pensare al concetto di mindset di crescita. Sì, e questo tipo di mentalità ci permette di vedere le sfide in modo più costruttivo.
Come possiamo coltivare questo mindset giorno dopo giorno? Possiamo iniziare notando e celebrando i piccoli progressi, anche quelli meno evidenti. Tornando a quello che dicevi sul mindset, come possiamo trasformare i momenti di difficoltà in opportunità di crescita? Un metodo efficace è tenere un diario delle sfide superate, dove annotiamo come abbiamo affrontato e superato ogni ostacolo. Mi interessa questo concetto del diario. Come si può strutturare in modo pratico? Suggerisco di dividerlo in tre colonne. Quindi non si tratta solo di documentare i problemi, ma anche di riflettere sulle soluzioni. Esatto, questa riflessione ci aiuta a sviluppare strategie sempre più efficaci e personalizzate. Come possiamo utilizzare queste riflessioni per migliorare il nostro metodo di studio? Analizzando i pattern nelle nostre sfide, possiamo anticipare le difficoltà e preparare strategie preventive. Mi viene in mente l'importanza della pianificazione in questo processo. Sì, ma una pianificazione flessibile che si adatti alle nostre scoperte sul nostro modo di apprendere. Come si può trovare il giusto equilibrio tra struttura e flessibilità? La chiave è creare una routine di base, ma prevedere delle alternative per i giorni in cui serve maggiore adattabilità. Questo approccio sembra particolarmente utile per chi ha impegni variabili. Infatti, e ci permette di mantenere la continuità anche quando la vita diventa più imprevedibile. Come possiamo applicare questo concetto alla pratica quotidiana? Possiamo creare dei mini rituali di apprendimento che si adattino a diverse situazioni e momenti della giornata. Mi puoi fare qualche esempio concreto di questi mini rituali? Per esempio, ascoltare un podcast durante il tragitto al lavoro o ripassare il vocabolario mentre si aspetta in fila. Come si può assicurare che questi momenti siano davvero produttivi? È importante avere materiali già pronti e organizzati per questi momenti, così da sfruttarli al meglio. Mi sembra che questo richieda una buona dose di preparazione. Sì, ma il tempo investito nella preparazione viene ripagato dall'efficienza durante lo studio. Come suggerisci di organizzare questi materiali? Consiglio di creare delle capsule di apprendimento, piccoli pacchetti di attività che richiedono tempi diversi. Interessante questo concetto di capsule. Puoi approfondire. Sono come dei moduli autonomi. Come possiamo organizzare queste capsule in modo efficiente? Suggerisco di categorizzarle per durata e livello di concentrazione richiesto, così da scegliere quella più adatta al momento. Mi piace l'idea di avere opzioni diverse a seconda dell'energia disponibile. Esattamente, e questo ci permette di essere produttivi anche nei giorni più impegnativi. Come si può mantenere l'ordine in questo sistema di capsule? Un metodo efficace è usare delle app di organizzazione o creare cartelle digitali ben strutturate. E per chi preferisce il metodo analogico? Si possono preparare delle buste fisiche con materiali diversi, etichetta per tempo e tipo di attività. Come gestire il rischio di accumulare troppo materiale? È importante fare una revisione periodica e eliminare ciò che non usiamo più non si è rivelato efficace. Quanto spesso consigli di fare questa revisione? Idealmente una volta al mese, così da mantenere il sistema agile e aggiornato. Come si può evitare che questa organizzazione diventi essa stessa una distrazione? La chiave è dedicare un momento specifico alla settimana per la preparazione, evitando di farlo durante lo studio. Mi sembra che questo possa aiutare anche con la gestione del tempo. Sì, perché quando arriva il momento di studiare abbiamo già tutto pronto e possiamo concentrarci sull'apprendimento. Come si può mantenere l'equilibrio tra preparazione e studio effettivo? Consiglio di seguire la regola dell'88-20. E come si può applicare questa regola nella pratica quotidiana? Si può dedicare per esempio il venerdì sera alla preparazione dei materiali per la settimana successiva. Mi viene in mente l'importanza della routine in questo processo. Esatto, avere un giorno fisso per l'organizzazione ci aiuta a mantenere il sistema efficiente. Come si può evitare che questa routine diventi monotona?
Un modo è variare il tipo di materiale e integrare sempre nuovi contenuti interessanti. Questo mi fa pensare all'importanza della varietà nell'apprendimento. Sì, e la varietà è fondamentale per mantenere viva la motivazione nel lungo periodo. Mi puoi spiegare meglio come introdurre questa varietà mantenendo comunque una struttura? Si possono alternare diversi tipi di attività durante la settimana, ma mantenendo orari e durate costanti. Come si può creare questa alternanza in modo efficace? Per esempio, lunedì ascolto, martedì scrittura, mercoledì conversazione, sempre alla stessa ora ma con contenuti diversi. Mi sembra un buon modo per evitare la noia mantenendo la regolarità. Esatto, e questo ci permette anche di lavorare su tutte le competenze linguistiche in modo equilibrato. Come si può adattare questo sistema quando si hanno impegni improvvisi? È utile avere un piano di emergenza con attività più brevi che possono sostituire quelle programmate. Che tipo di attività suggerisci per questi momenti? Potrebbero essere micro esercizi di 5-10 minuti come ascoltare una canzone o leggere un breve articolo. Come evitare che queste sostituzioni diventino la norma? È importante vederle come eccezioni e tornare al programma normale appena possibile. Mi viene in mente l'imminenza dell'autodisciplina in questo contesto. Sì, ma un'autodisciplina flessibile che ci permetta di adattarci senza perdere di vista gli obiettivi. Come si può sviluppare questo tipo di disciplina? Un modo efficace è stabilire delle regole personali che siano realistiche e adatte al nostro stile di vita. Mi puoi fare qualche esempio di queste regole personali? Per esempio, non più di 2 giorni consecutivi senza studio o almeno 15 minuti di ascolto ogni giorno. Come si può evitare che queste regole diventino troppo rigide? È importante rivederle periodicamente e modificarle in base alle nostre esperienze e necessità. Questo mi fa pensare all'importanza dell'automonitoraggio. Esatto, dobbiamo essere osservatori attenti dei nostri progressi e delle nostre difficoltà. Come si può fare questo monitoraggio in modo efficace? Un metodo è tenere un diario settimanale dove notiamo non solo cosa studiamo, ma anche come ci sentiamo. E come si possono utilizzare queste osservazioni? Ci aiutano a capire quali approcci funzionano meglio per noi e quando è il momento di fare dei cambiamenti. Come suggerisci di mantenere un giusto equilibrio tra studio intensivo e momenti di pausa? È importante alternare periodi di concentrazione profonda con momenti di riposo attivo dove la lingua resta presente ma in modo più leggero. Mi puoi spiegare meglio cosa intendi per riposo attivo? Per esempio, ascoltare musica nella lingua target mentre si fa sport o guardare serie TV senza concentrarsi troppo sulla comprensione. Come si può evitare che questi momenti di riposo diventino troppo passivi? La chiave è mantenere un livello minimo di coinvolgimento, magari annotando mentalmente le parole che catturano la nostra attenzione. Mi sembra interessante questo approccio di mindfulness linguistica. Sì, ci aiuta a rimanere connessi con la lingua anche nei momenti di relax, creando un'immersione naturale. Come possiamo integrare questi momenti nella nostra routine quotidiana? Possiamo associare diverse attività quotidiane a diversi tipi di esposizione linguistica, creando un ambiente bilingue naturale. Mi puoi fare qualche esempio pratico di questa associazione? Per esempio, ascoltare le previsioni del tempo nella lingua target mentre ci vestiamo o podcast di cucina mentre prepariamo la cena. Come possiamo rendere queste associazioni più durature? È importante creare dei collegamenti stabili tra specifiche attività e determinati contenuti linguistici, trasformandoli in abitudini. Mi viene in mente l'importanza della costanza in questo processo. Esatto, la costanza è più importante dell'intensità, soprattutto quando si tratta di creare nuove abitudini linguistiche. Come possiamo mantenere questa costanza anche nei giorni più impegnativi? La chiave è avere degli obiettivi di minimi non negoziabili, come 5 di ascolto durante la colazione. Mi sembra che questo approccio possa ridurre molto lo stress. Sì,
perché ci permette di mantenere il contatto con la lingua senza sentirci in colpa se non riusciamo a studiare per ore. Come possiamo utilizzare questa flessibilità senza perdere di vista i nostri obiettivi? È importante avere dei momenti di verifica settimanali dove rivediamo i nostri progressi e aggiustiamo il piano se necessario. Quanto tempo suggerisci di dedicare a questa verifica? Bastano 15-20 minuti alla fine della settimana per riflettere su cosa ha funzionato e cosa potremmo migliorare. E come possiamo utilizzare queste riflessioni in modo costruttivo? Possiamo usarle per perfezionare il nostro metodo, adattandolo sempre più al nostro stile di vita e di apprendimento. Mi sembra che questo richieda una buona dose di onestà con se stessi. Esatto, l'autoconsapevolezza è fondamentale per creare un metodo di studio veramente sostenibile nel lungo periodo. Come possiamo sviluppare questa autoconsapevolezza nel nostro percorso di apprendimento? Un modo efficace è tenere un diario delle nostre energie e delle attività che ci danno più soddisfazione. Mi puoi fare un esempio di come strutturare questo diario? Si può creare una tabella con orari, livello di energia e tipo di attività svolta, notando quali combinazioni funzionano meglio. Come si possono interpretare questi dati in modo utile? Cercando pattern ricorrenti, per esempio notando in quali momenti siamo più ricettivi per lo studio della grammatica o della conversazione. Mi sembra che questo possa aiutare anche nella pianificazione. Esattamente, ci permette di distribuire le attività in base ai nostri momenti di picco naturali. Come si può evitare di diventare troppo rigidi con questa pianificazione? È importante mantenere una certa flessibilità e essere pronti ad adattarsi quando le circostanze cambiano. Mi viene in mente l'importanza dell'intuizione in questo processo. Sì, con il tempo sviluppiamo un'intuizione su cosa funziona meglio per noi in diversi momenti. Come possiamo affinare questa intuizione? Prestando attenzione alle nostre sensazioni durante lo studio e notando quando ci sentiamo più coinvolti e produttivi. Questo mi fa pensare al concetto di feedback interno. Esatto, dobbiamo imparare ad ascoltare i segnali che il nostro corpo e la nostra mente ci mandano. Come possiamo utilizzare questi segnali per migliorare il nostro apprendimento? Possiamo adattare le nostre sessioni di studio in base a come ci sentiamo, scegliendo attività più o meno impegnative. Mi sembra un approccio molto personalizzato. È proprio questa personalizzazione che rende l'apprendimento più efficace e sostenibile nel tempo. Come si può mantenere questo livello di attenzione senza diventare ossessivi? La chiave è trovare un equilibrio tra consapevolezza e spontaneità, lasciando spazio anche all'improvvisazione. Mi puoi spiegare meglio come trovare questo equilibrio? Si tratta di avere una struttura di base, ma essere pronti a modificarla quando sentiamo il bisogno di qualcosa di diverso. Come si può sapere quando è il momento giusto per un cambiamento? Dobbiamo prestare attenzione ai segnali di noia o frustrazione, che spesso indicano la necessità di variare il nostro approccio. Mi viene in mente l'importanza della varietà nell'apprendimento. La varietà infatti è fondamentale per mantenere vivo l'interesse e stimolare diverse aree del cervello. Come possiamo introdurre questa varietà in modo strutturato? Possiamo creare una ruota delle attività settimanale alternando diverse competenze linguistiche in modo equilibrato. Mi puoi fare un esempio pratico di questa ruota? Si potrebbe dedicare il lunedì alla comprensione orale, il martedì alla scrittura, il mercoledì alla conversazione e così via. Come si può evitare che questa routine diventi meccanica? È importante variare i contenuti all'interno di ogni categoria, per esempio usando diverse fonti per l'ascolto o temi diversi per la scrittura. Mi sembra che questo richieda una buona organizzazione. Sì, ma l'investimento iniziale nel pianificare ci permette poi di concentrarci meglio sull'apprendimento stesso. Come gestire i momenti in cui non riusciamo a seguire questa pianificazione? È fondamentale avere un piano B per ogni attività, una versione più breve o meno impegnativa dello stesso esercizio.
Mi puoi fare un esempio di questi piani alternativi? Se non riusciamo a guardare un film intero, possiamo optare per un breve video YouTube sullo stesso tema. Come mantenere la continuità in questi momenti di adattamento? L'importante è non perdere completamente il contatto con la lingua, anche se dobbiamo ridurre temporaneamente l'intensità. Mi viene in mente l'importanza della flessibilità mentale. Esatto, dobbiamo vedere questi cambiamenti come parte naturale del processo di apprendimento. Come possiamo sviluppare questa flessibilità? Allenandoci a vedere ogni situazione come un'opportunità di apprendimento, anche se in forme diverse da quelle pianificate. Mi sembra che questo richieda un cambio di prospettiva. Sì, si tratta di passare da una mentalità rigida a una più adattiva e creativa. Come possiamo facilitare questo passaggio? Possiamo iniziare celebrando i piccoli successi in ogni forma di apprendimento, non solo quelli legati al piano originale. E come possiamo tenere traccia di questi successi diversi? Un diario di apprendimento che includa non solo le attività tradizionali, ma anche i momenti di apprendimento spontaneo. Mi puoi spiegare meglio come strutturare questo tipo di diario? Dovrebbe essere uno strumento flessibile dove possiamo annotare sia le sessioni pianificate che le scoperte casuali. Come utilizzare queste informazioni per migliorare il nostro approccio? Possiamo usarle per identificare nuove opportunità di apprendimento che non avevamo considerato inizialmente. Prima di concludere, vorrei che i nostri ascoltatori riflettessero su quanto abbiamo discusso oggi. Sofia, che domande potremmo porre loro per stimolare una discussione nei commenti? Penso che sarebbe interessante chiedere loro quali sono i momenti della giornata in cui trovano più difficile mantenere la motivazione. Un ottimo punto di partenza. E riguardo alle strategie che abbiamo discusso, Potremmo invitarli a condividere quali tecniche hanno trovato più efficaci per superare i momenti di stanchezza. mi piace l'idea di creare questo scambio di esperienze tra gli ascoltatori. Sì, e potremmo anche chiedere loro come gestiscono gli imprevisti nella loro routine di studio. Questo potrebbe essere molto utile per chi sta ancora cercando il proprio metodo. Esatto, e sarebbe interessante sapere quali sono i loro rituali preferiti per iniziare una sessione di studio. E magari anche come utilizzano la tecnologia per mantenersi motivati. Perfetto, e potremmo concludere chiedendo quali sono i loro obiettivi linguistici per i prossimi 3 mesi. Mi sembra un modo eccellente per coinvolgere la nostra comunità di ascoltatori. Sì, e li invitiamo a lasciare nei commenti anche i loro suggerimenti per gli altri studenti di lingue. Ricordate sempre che ogni viaggio linguistico è unico, ma possiamo tutti imparare dalle esperienze degli altri.